Questa è una borsa del MoMA, che è il Museum of Modern Art di New York. E questa borsa è di Elena. Elena, che è una ragazza italiana, cresciuta in provincia di Udine, nata nel 1993, che in questo momento sta facendo un internship proprio qua, al Museum of Modern Art di New York, il MoMA, che è uno dei musei più importanti del mondo. Non solo, io le farò tante domande su cosa significa il suo lavoro e anche cosa significa lavorare in ambito artistico-culturale, ma soprattutto ho anche delle domande che voi avete condiviso. E quindi ecco l'intervista a Elena Tuan. E allora eccoci qua, siamo a New York al MoMA insieme a Elena che ha appena finito di lavorare. Ciao a tutti, ciao Gaia, grazie mille per avermi invitata. Grazie a te, anche grazie appunto perché oggi è venerdì pomeriggio e quindi siamo fuse, cotte, ma nonostante tutto siamo qua e ce la possiamo fare. Allora, di cosa parliamo oggi? Innanzitutto volevo farti un po' di domande sul tuo percorso, quindi cosa stai facendo e anche spiegaci cosa significa, come ci sei arrivata a te. Naturalmente quello che dico sempre è che in questo caso non abbiamo la formula magica per nulla, però chiaramente Elena condividerà il suo percorso personale, la sua esperienza, e poi soprattutto abbiamo delle domande che voi avete mandato tramite la pagina Instagram di Your Millennial Mentor e quindi ne ho scelte 3 che farò a Elena. Cominciamo con la prima domanda. Certo. In breve, in generale, il tuo percorso accademico e professionale. Ho fatto il liceo scientifico, ho studiato scienze internazionali e diplomatiche perché non sapevo bene che cosa volessi fare, però sapevo che mi sarebbe piaciuto lavorare in ambito internazionale e o all'estero. Durante la triennale ho svolto un tirocinio ad Atene presso l'Istituto Italiano di Cultura e prima ho fatto uno scambio con un'università in Turchia ad Istanbul. Dopo la laurea ho lavorato per un periodo in una galleria d'arte in Italia, per un festival di opera e balletto sempre in Italia. Ho deciso di proseguire i miei studi con un doppio master a Parigi. Ho svolto altre 2 esperienze di tirocinio a Parigi, una in un'agenzia di creativi che si occupava di installazioni e digital art in generale in Francia e all'estero, e un'altra è un premio di arte contemporanea che si chiama Pulsar The Open Art Prize. Sono poi finita per fare domanda per un tirocinio meraviglioso a New York ed è stata la mia prima esperienza qui a New York presso gli American Friends of the Musée d'Orsay, fondamentalmente gli amici americani del Museo d'Orsay. Sono stata con loro un anno, sono rientrata in Italia giusto in tempo per lavorare a un progetto che mi ha coinvolto moltissimo, un progetto personale che si occupa di poesia al femminile, di poesia quindi scritta da autrici donne, e poi ho fatto domanda per venire qua al MoMA, quindi sono qui da settembre. Ho lavorato per un po' più di un mese qui in questo meraviglioso museo ed è così che ci siamo trovati. Spiegaci innanzitutto il tuo attuale job title, ma soprattutto nella pratica. Riesci a darci qualche indicazione di in che cosa consiste in questo momento il tuo internship? Allora, il mio internship è all'interno del Dipartimento di Development che rientra sotto External Affairs. Per development si intende fundraising, quindi raccolta fondi, in poche parole tutte quelle relazioni verso l'esterno, il cui fine è la raccolta appunto di fondi presso sponsor, quindi attraverso sponsorizzazioni, fondazioni e individui, quindi attraverso le membership che conosciamo tutti. Non c'è solo con Spotify la membership, con Hulu eccetera, ci sono membership anche presso grandi istituzioni come il MoMA ma tantissime altre, per le quali si paga un tot all'anno e a seconda di quanto si paga si riceve diversi benefits. Quello che faccio io all'interno del settore development, ricerca su potenziali donatori. Il mio titolo nello specifico è Intern, Research and International Funding. International Funding semplicemente è relazioni, eventi e qualsiasi tipo di scambio tra il museo e i donatori che risiedono al di fuori degli Stati Uniti. La cosa molto interessante che mi spiegavi è che in Italia questo funziona un po' diversamente, no? Cioè mi spiegavi che le istituzioni artistiche e culturali in Italia tendenzialmente si affidano meno a donatori privati
Sì, quasi giusto? per niente, perché la cultura della filantropia in America è estremamente presente, in Europa forse è un po' più presente nel Regno Unito, ma non moltissimo in altri paesi dove questi programmi di membership non sono molto sviluppati. In Italia ce ne sono alcuni abbastanza sviluppati, so che la Fondazione Peggy Guggenheim ha un numero molto grande di members, ma perché c'è anche in parte un po' la mentalità americana, essendo comunque parte del grande umbrella della Fondazione Guggenheim, insieme al Guggenheim di Bilbao e a quello di New York. In Italia molti musei sono finanziati dallo Stato, cosa che qui in America non succede estremamente spesso. Il MoMA, ad esempio, è un museo privato. Per quanto riguarda international funding, invece, le cose sono un po' più movimentate, nel senso che il lavoro di ricerca è molto lineare, passo 8 ore al computer, a volte anche senza interazioni umane, perché non ho nessuno da chiamare o inviare mail, è solo proprio un lavoro di approfondimento e ricerca di informazioni. International funding invece è un po' più dinamico, nel senso che assisto 2 colleghe meravigliose nella gestione dei rapporti, la creazione di eventi, esecuzioni e poi anche assistenza a livello logistico di eventi pensati per questa audience così internazionale. Mi sembra di capire che un'istituzione museale grande come il MoMA sia proprio quasi come un'azienda a livello di organizzazione, cioè ci sono i dipartimenti, ci sono ruoli, è un'azienda. È assolutamente un'azienda, ovviamente c'è un aspetto educativo, curatoriale che è molto importante, ci sono degli obiettivi economici da raggiungere, c'è la pressione nel doverli raggiungere perché non ci sono fondi pubblici che entrano in ogni caso, e quello che si può effettivamente realizzare al museo in termini di public programs, eventi, in termini di mostre, nuove acquisizioni per quanto riguarda opere d'arte, eccetera, dipende interamente da il raggiungimento di questi obiettivi o meno. E allora abbiamo capito qualcosa di più sul tuo ruolo nello specifico e chiaramente immagino che i ruoli varino moltissimo in base al tipo di organizzazione nella quale stiamo andando a lavorare, in base al paese, eccetera. Però quali sono alcune delle figure professionali in ambito artistico-culturale? Ci sono 2 percorsi che possono essere intrapresi, uno è quello curatoriale, quindi molto improntato sullo studio e ricerca su storia dell'arte o artisti specifici o periodi, insomma, movimenti, eccetera, e uno invece è quello manageriale, quindi a meno che non si abbia studiato storia dell'arte e si voglia diventare dei curatori, conservatori, eccetera, l'unica opzione possibile è quella di intraprendere il percorso manageriale, che è quello che io ho intrapreso, all'interno del quale c'è una miriade di posizioni possibili che vanno dal marketing, la comunicazione, finanza, management, gestione dei rapporti con i clienti, c'è public relations, organizzazione eventi, quindi le posizioni sono veramente moltissime e la cosa positiva secondo me è che se non si ha un percorso, esperienza o conoscenze in ambito artistico non vuol dire che non possiamo lavorare nel settore dell'arte, anzi ci sono tantissime posizioni manageriali all'interno del quali tantissime soft skills acquisite magari in altri settori o attraverso altri percorsi di studi possono essere applicate. Ecco, guarda, ti interrompo subito perché la prossima domanda che volevo farti riguarda proprio questo. Per lavorare in ambito artistico-culturale, quali sono le 3 competenze di base che non possono mancare secondo te? Ci vuole prima di tutto una grande passione. Chi lavora nel settore dell'arte, come lo sappiamo tutti, non lo fa per soldi, lo fa perché è veramente appassionato e veramente crede in quello che sta facendo. Numero 2, determinazione e resilienza, direi, perché il settore dell'arte è un settore molto difficile, ci sono molte porte che è molto difficile aprire e che molto spesso vogliono restare chiuse, ci verrà detto moltissime volte no. Verremo scoraggiati da amici, conoscenti, parenti, eccetera. Non dobbiamo ascoltarli. Io sono dell'idea che se c'è effettivamente la passione, la motivazione, la voglia di lavorare sodo per arrivare dove vogliamo arrivare, non vedo perché non dobbiamo trovarci poi nella posizione di poter raggiungere quello che è il nostro sogno. Questa è un po' stata la mia esperienza. Spesso mi sono sentita dire: ma come pensi di mangiare nel settore dell'arte, di pagare le bollette, di pagare l'affitto, di sistemarti? Non ho mai troppo ascoltato e dato peso a questi consigli, perché se effettivamente c'è passione e determinazione si può andare avanti. E la terza è
Probabilmente fare molto networking, quindi dare molto peso ai rapporti interpersonali e avere l'acume, capire chi effettivamente può essere importante per la nostra crescita e la nostra evoluzione professionale. Questo significa entrare in contatto con delle persone che magari conosciamo direttamente, possiamo conoscere magari attraverso terzi, ma nel momento in cui nutriamo un interesse nei confronti di un'organizzazione, un'istituzione, un museo, una professione, il mio consiglio è quello personalmente di contattare sempre le persone che lavorano all'interno di quell'organizzazione, che hanno un determinato tipo di ruolo, per conoscerle, prendere contatto, perché il mondo dell'arte è molto piccolo e conoscere molte persone, anche a livello mondiale, è incredibile ed è estremamente importante essere well connected, quindi avere un sacco di connessioni. Alla peggio cosa può succedere? La persona può ignorarci, può risponderci no, non ho tempo per parlarti, o ci può mettere in contatto con la persona che ritiene più appropriata, o nel migliore dei casi ci risponde sì, certo, prendiamo un caffè e ti racconto quella che è la mia esperienza, e da lì può nascere un rapporto, una relazione importante. Si parlava magari di mentorship, no? Esatto. E quindi anche una semplice chiacchierata, un messaggio inviato su LinkedIn un po' a caso possono aprire delle porte a delle opportunità incredibili e che non avremmo mai immaginato. Io passerei alle domande che sono arrivate da Instagram. Vai, sono pronta. Allora, le 3 domande che abbiamo scelto. La prima è, ma come hai fatto a trovare un internship negli Stati Uniti? Ho trovato l'annuncio per la posizione di Development Assistant presso gli amici americani del Museo d'Orsay su un sito bellissimo che si chiama Profil Culture, questa è la versione francese, c'è una versione anche italiana, Profil Cultura. Qualsiasi settore o disciplina all'interno del mondo dell'arte e della cultura è presente, quindi se cercate un lavoro in Italia nel settore artistico-culturale, io guarderei prima di tutto quel sito. LinkedIn non mi è mai stato troppo utile nel cercare lavoro in questo ambito. Seconda domanda, com'è l'ambiente di lavoro in questo settore? È ovvio che le persone che sono magari disponibili e che ci vengono incontro le possiamo trovare in questo settore come le possiamo trovare in altri, e ugualmente le persone che non sono molto disponibili e che non ci vogliono magari aiutare molto nel crescere, nell'imparare cose nuove o nel svolgere i nostri task, ci sono in questo come in altri settori. Come si parlava, questo è un settore un po' chiuso, un po' impermeabile, quindi a volte si può avere l'impressione che sia difficile entrare, però ho trovato anche tantissime persone meravigliose che non vedevano l'ora di condividere la loro esperienza, le loro conoscenze, di mettermi in contatto con persone che conoscevano e che magari lavoravano in altre istituzioni. È bello essere circondati da persone che condividono la nostra stessa passione. È una cosa che ho notato in questo settore in generale: chi ci lavora è veramente appassionato e ci tiene. Esiste ancora il sogno americano? Secondo me sì, se dicessi di no penso che gli 8 milioni di persone qua a New York arriverebbero e mi truciderebbero in un secondo, perché il sogno americano esiste e tutti lo rincorrono. Come dico sempre, New York è un posto dove ci sono tantissime opportunità, ci sono tantissimi soldi, c'è la possibilità effettivamente di mettere da parte un sacco, bisogna anche lavorare molto sodo perché c'è tantissima competizione. Una cosa che adoro dell'America, e forse uno dei motivi per cui parliamo di sogno americano e non di sogno francese o whatever, è perché l'attitudine degli americani è diversa. Se hanno un sogno, se vogliono realizzare qualcosa, just do it, right? Lo fanno, e non ci sono santi che tengono, non ci sono limiti. Gli unici limiti che vedono sono quelli imposti dalla loro stessa mente, quindi nel momento in cui io decido di fare qualcosa perché è quello che voglio, perché è quello che mi piace, mi dedico al 100% al raggiungimento di questo obiettivo, poi lo raggiungono, ma è proprio un mindset, è un approccio agli obiettivi, ai progetti, che è un po' diverso. Trovo che in Europa, ed è stato anche uno dei motivi questo per cui mi è piaciuta l'idea di trasferirmi in America,
da Parigi, dove vivevo l'ambiente in generale come un po' oppressivo, perché avevo tantissime idee, tantissimi sogni e continuavo a sentirmi dire è impossibile, ma è così difficile entrare in questi grandi musei, forse devi fare qualcos'altro, oppure ho questa idea, ma dove troverai i soldi per farla? Circondata di ottimisti. Cioè, ci sono sempre persone che evidenziano gli aspetti negativi o che vedono semplicemente le sfide, senza pensare magari troppo a quelle che invece sono le risorse, che sono prima di tutto le nostre, la nostra esperienza, le nostre conoscenze, le persone che ci stanno intorno, la nostra motivazione prima di tutto. E secondo me è lì che ci dobbiamo concentrare, e forse gli americani sono qualche passo più avanti rispetto a noi su questo punto, non hanno paura di lanciarsi, quindi il mio incoraggiamento è anche agli altri di portare avanti questi sogni e questa motivazione, perché è la cosa più bella del mondo, svegliarsi e sentirsi felici di andare a lavorare. Poi le cose a volte succedono, a volte non succedono. Avevo fatto domanda alla Bocconi, non sono stata presa perché non mi ero preparata molto bene per il test. Avevo fatto domanda alla Fondazione Louis Vuitton a Parigi, non sono stata presa. Sono molto felice che le cose siano andate in quella maniera, perché quei no hanno aperto altre porte e queste altre porte mi hanno portato dove oggi sono, e sono estremamente felice di dove oggi sono. E adesso, domande a bruciapelo. Vai, sono pronta. Un consiglio per chi è alla fine delle scuole superiori. Anche se non sapete nello specifico che cosa volete fare, pensate ad alcuni elementi che magari vorreste trovare nella vostra futura posizione, trovate un corso di studi che possa rispondere in maniera positiva a questi aspetti. Che consiglio daresti a chi è a metà del proprio percorso universitario? Io trovo che un'esperienza di tirocinio sia molto importante, perché è l'unica cosa che effettivamente ci fa capire che cosa significa lavorare in una posizione, in un'azienda o in quel settore. Finché studiamo possiamo avere un'idea, possiamo immaginare le cose e poi magari in realtà quello che immaginiamo non corrisponde a realtà. Io ho trovato estremamente utile fare il tirocinio all'Istituto Italiano di Cultura nel corso della mia triennale, perché è stata la riconferma che effettivamente questo era quello che volevo fare nella vita. Beh, magari anche fare un tirocinio per capire quale strada non intraprendere, assolutamente, può comunque essere assolutamente molto utile. E adesso un consiglio per chi è alla fine di un percorso magari universitario, o comunque per chi sta per approcciarsi al famigerato mondo del lavoro per la prima volta. Fate networking, cioè questa secondo me è la cosa più importante, perché ad esempio al MoMA ho scoperto che per una posizione, una opening, ci sono almeno 1000 candidati che fanno domanda per quella opening. Ora non tutti i posti sono come il MoMA, però da quando c'è insomma internet, LinkedIn eccetera, mentre prima magari 10-15 persone di quella zona facevano domanda per una posizione, oggi ho l'idea che il bacino di persone che possono fare domanda per quella stessa posizione sia aumentato esponenzialmente. Quindi è difficile stand out, emergere, soprattutto quando ci sono così tanti candidati che fanno domanda. Quindi trovo che il network professionale sia qualcosa di estremamente utile da coltivare, al quale dedicare altrettanto tempo ed energie, se non di più, rispetto allo scrivere cover letters, lavorare sul curriculum. Spesso sono le relazioni che sviluppiamo e il valore che trasmettiamo alle persone che incontriamo nel nostro percorso lavorativo le cose più importanti, e anche le cose che poi ci permettono di trovare la prossima posizione lavorativa. Fare networking non significa semplicemente andare all'apertura di una galleria d'arte o partecipare a un evento, prendere un caffè, vedersi per pranzo. Significa anche scrivere un messaggio su LinkedIn a quella persona, scrivendo questo è il mio percorso, ho questi dubbi in questo momento, mi piacerebbe occupare un ruolo simile al tuo in futuro o lavorare in un'organizzazione simile a quella per cui stai lavorando. Puoi condividere un feedback o quella che è stata la tua esperienza
ma anche semplicemente su LinkedIn, scrivendo delle mail. Io spesso ho scritto a delle persone via mail o su LinkedIn proponendo di sentirci al telefono, ma per semplicemente conoscerci, scambiare opinioni, esperienze, capire un po' qual era il loro contesto lavorativo, qual è la cultura dell'organizzazione per cui lavorano, non per forza col fine di essere assunto, perché sarebbe un po' come dire, magari non appropriato scrivere ehi, ho visto che lavori lì, voglio un lavoro, cioè riesci a farmi entrare? Assolutamente no. Non fatelo. Però bisogna, secondo me, in questo settore come in tanti altri, essere lungimiranti, cercare di capire dove ci potremo vedere tra diversi anni e cercare di lavorare su, come dire, tutto il contesto in modo da facilitare, creare le condizioni affinché succeda. Quindi ecco, ci sono tanti modi per fare networking. Un'altra cosa che io dico sempre è che già solo se fate l'università, se avete frequentato l'università, non importa dove voi vi troviate, ma già solo quello è un network, no? E anche, assolutamente, i professori anche i compagni di corso, tutte le varie associazioni universitarie o le altre attività anche extrauniversitarie o extrascolastiche che potete fare. Le persone che vengono a tenere conferenze, ospiti, ce ne sono veramente tantissimi. Altre domande a bruciapelo? Certo. Però queste sono proprio le ultime. Le ultime. Cosa vuoi fare da grande? La tua risposta a 18 anni. A 18 anni non sapevo bene che cosa fare, però sapevo che mi sarebbe piaciuto lavorare a livello internazionale nel settore dell'arte e della cultura, ma ero ancora un po' timida, non ero sicurissima e quindi era tutto molto così sfocato. A 20 anni? Anzi, scusa, a 20 anni o comunque post-triennale. Esatto, post-triennale. Ho realizzato che effettivamente volevo lavorare nel settore artistico-culturale a livello internazionale, non mi era chiara la posizione. Adesso cosa vuoi fare alla grande? Allora, adesso sono molto contenta di quello che sto facendo, ho trovato la mia piccola dimensione in un settore che adoro, mi piace moltissimo lavorare nell'ambito del fundraising perché trovo che unisca un po' due aspetti che per me sono molto importanti, da una parte curare le relazioni con le persone, mi definisco una people person, come si dice qua in America, quindi è molto importante per me lo scambio. Dall'altra invece c'è tutto un aspetto di strategic thinking e management che è un po' per predisposizione, mi piace definire le cose e pensare in quali sono gli obiettivi da raggiungere e come raggiungerli, e un po' è anche quello il risultato del mio percorso accademico e professionale. Che cosa fare in futuro? Per tantissimi anni il mio sogno era essere al MoMA, quindi adesso che sono qua sono un po' impreparata su what's the next step, mi sono trovata molto oltre il MoMA così. Cosa c'è? Sì, un po' quello è stato come mi sono sentita quando mi è arrivata la comunicazione, sei stata presa al MoMA, un momento di crisi, tipo e adesso? E soprattutto che cosa succede dopo? Si parlava di momento di crisi, reazione Costa Crociere, tipo esatto. La pubblicità dove dopo la crociera ti trovi nella vasca a essere triste, a piangere, e io un po' mi immagino così magari a dicembre quando questo tirocinio finirà, perché il MoMA è veramente above and beyond, cioè tutte le aspettative, tutto quello che possiamo pensare su questo museo come uno dei più belli del mondo per non solo la collezione ma anche la cultura dell'organizzazione, è effettivamente così, se non di più. Quindi è bellissimo, il mio augurio per il futuro è trovare una posizione un po' più vicina a casa che mi renda altrettanto felice, contenta e entusiasta di svegliarmi ogni mattina e di andare a lavorare per portare avanti i progetti su cui sto lavorando. Sento di aver imparato più in 2 mesi qua rispetto a, non lo so, anni o mesi di esperienze in altre organizzazioni, in altri paesi. Stanno veramente un sacco di passi avanti e c'è tanto da imparare e da portare indietro per far sì che anche noi in Italia un attimino ci riprendiamo e ci mettiamo al passo con tutti i visitatori, i turisti che abbiamo e accogliamo ogni anno, e le risorse e le bellezze che il nostro paese ha. E per quelli che magari hanno qualche domanda in più
per Elena oppure per quelli che hanno qualche curiosità sulla tua esperienza ma anche su quello che stai vivendo ora, ci puoi lasciare qualche contatto? Su LinkedIn, Elena Tuan, Instagram, Facebook, come dicevo, trovo che nella mia esperienza ci siano state molte persone molto gentili con me che hanno preso il tempo di rispondere alle mie domande, di condividere la loro esperienza e personalmente quello che cerco di fare io è lo stesso, quindi sono felicissima di ricevere tutte le vostre domande e contattatemi e cercherò di fare del mio meglio nel rispondere. Elena, grazie mille. Grazie mille Gaia, grazie mille a tutti. Noi ci sentiamo presto e speriamo che vi sia piaciuta questa intervista. Ciao, Ciao a tutti!